Ciao a tutti, oggi parliamo dei tricuridi. I tricuridi sono dei parassiti intestinali che colpiscono il nostro cane. Il tricuride più frequente è il Trichuris vulpis, un parassita che fondamentalmente entra nel cane dopo l'ingestione delle uova che si trovano nelle feci di altri cani che hanno i tricuridi, quindi il cane ingerisce piccole quantità di feci di un cane infetto da tricuris. Queste feci contengono le uova di Trichuris vulpis, le ingeriscono e poi il parassita tendenzialmente cerca di colonizzare il colon e il ceco, dando fondamentalmente una diarrea, e quindi il Trichuris vulpis è una delle cause di diarrea cronica nel cane. Può dare anche presenza di sangue e a volte anche ipoprotidemia. A volte può mimare anche una patologia che si chiama il morbo di Addison, la malattia di Addison, l'ipodrenocorticismo, perché può dare alterazioni legate al sodio e al potassio. Fondamentalmente la diagnosi è una diagnosi che si effettua attraverso un esame delle feci, però Trichuris vulpis ha una caratteristica: non sempre elimina le feci in maniera regolare, quindi molto spesso anche un esame delle feci negativo non significa che il cane non abbia Trichuris vulpis, quindi sarebbe necessario ripetere ogni tot l'esame delle feci per verificare. E inoltre si consiglia, prima di eseguire un'endoscopia, proprio per questa caratteristica legata alle uova che non sono sempre presenti nelle feci, prima di eseguire un'endoscopia, perché ovviamente abbiamo questo problema di diarrea cronica, di eseguire comunque il trattamento per Trichuris vulpis, perché fondamentalmente proprio per questa caratteristica che non sempre sono presenti le uova, prima di eseguire un'indagine come un'endoscopia è meglio fare il trattamento contro Trichuris. Fondamentalmente di solito i proprietari sono molto spaventati dal sangue che trovano nelle feci, soprattutto quando il sangue è rosso vivo. Generalmente questo è un segno di colite e il Trichuris vulpis dà colite, quindi è facile che in un cane con Trichuris vulpis possiamo trovare delle feci con sangue rosso vivo. Farò un video apposta per far capire il discorso del sangue nelle feci, quando preoccuparsi tanto e quando preoccuparsi meno, perché secondo me molto spesso i proprietari sono più preoccupati quando vedono il rosso vivo piuttosto che il rosso digerito, quando invece bisogna preoccuparsi più del rosso digerito che del rosso vivo, perché molto spesso il rosso vivo sono a livello di feci, sono comunque sangue a livello di colon e rottura di qualche capillare, raramente può essere anche la presenza di qualche neoplasia, però fondamentalmente nella maggior parte sono problemi meno importanti, tra virgolette ovviamente, rispetto a quando invece troviamo sangue digerito, feci nerastre, che lì fondamentalmente è un problema un po' più grosso. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.